Salve, benvenuti nel mio canale. Oggi andiamo a confrontare due modelli della Casio, un notissimo marchio giapponese, produttore di orologi dagli anni 70-80, i più famosi, come questo G-Shock, appartenente alla linea G-Shock, cioè la linea più robusta della Casio, modelli di una robustezza che sono utilizzabili per ogni sport, anche acquatico. E questo modello che invece è il W218H, che è un modello della linea classica. Questo qua è un modello che ha ovviamente differenze rispetto al DW5006E, ma anche delle similitudini. Ora andremo a vedere cosa lega questi due modelli e cosa ovviamente li distingue uno dall'altro. Allora, abbiamo detto che il DW5006E appartiene alla linea G-Shock. La linea G-Shock, vedete, questo è il marchio, vediamolo un po' più da vicino, eccolo qua. Ha delle caratteristiche di robustezza veramente che hanno fatto la storia dell'orologeria digitale. Questo modello nasce, il DW5006E, nel 1987 e vedete la caratteristica che accomuna la maggior parte dei G-Shock è questa, l'essere impermeabile a 20 bar, cioè 200 metri. Questo valore di impermeabilità a 20 bar, che identifica quindi la pressione che abbiamo a 200 metri di profondità sott'acqua, è un livello che garantisce che questo orologio permette di affrontare ogni tipo di contatto con l'acqua, quindi anche immersioni in profondità, oltre naturalmente a docce, bagni in piscina, bagni in mare, eccetera. Iniziamo con questa caratteristica, quindi abbiamo visto. Poi è shock resistant. La linea G-Shock resiste a colpi, urti, praticamente è indistruttibile. Questo modello qua è uno dei modelli che ha fatto la storia della linea G-Shock di Casio. Il DW5006E è un modello che ha una linea classica, nasce nel 1987 e da allora si è evoluto fino ai giorni nostri, rimanendo però fedele a linea, caratteristiche che aveva già in origine. E cambiano, le differenze adesso le vedremo, ma sono veramente dettagli che a meno che di un occhio allenato è difficile distinguere modello dell'87 dal modello 2022, che è questo appena acquistato nel sito Casio ufficiale, Casio Shop ufficiale. Poi parleremo anche dove acquistare questi modelli. Ok, allora andiamo a fare l'unboxing di questo modello, vediamo di scoprire cosa si nasconde all'interno di questa scatola di cartone. Prima scatola di cartone abbiamo una scatola in alluminio esagonale, una tessera di garanzia con un manualetto di garanzia. Volevo farvi vedere nella scatola che di lato è indicata, eccola qua dietro, scusate, nel posteriore è indicata di nuovo la referenza DW5006E. Quest'ultima parte, dopo il trattino 1ver, identifica la colorazione. Quindi i DW5006E possono essere acquistati in diverse colorazioni. La 1ver è la colorazione nera, che è la colorazione più classica. Quindi di solito gli orologi digitali Casio si vendono soprattutto in colorazione nera, ma nel corso degli anni la moda ha portato a creare modelli fluorescenti, modelli trasparenti, e quindi ecco. Quindi allora andiamo a vedere referenza, prima parte modello, seconda parte 1ver colorazione.
Ok, questo numero contenuto all'interno di questo rettangolo, ok, questo è il movimento, cioè cosa è contenuto all'interno del dispositivo per farlo funzionare. Quindi ogni Casio avrà una sua elettronica internamente, un suo modulo, ok? Chiamiamolo movimento, beh, movimento è un termine che deriva dall'orologeria meccanica, però dà l'idea, no? Ecco, qui forse è più indicato dire modulo. 3229, quindi questo modulo qua, che può essere in condivisione anche con altri modelli, non è esclusivo del DW5006E, equipaggia appunto questo modello. In passato, il primo modello dell'87 e successivamente i modelli che hanno segnato l'evoluzione di questo orologio avevano altri moduli. Questo modulo è l'ultimo, il 3229. La caratteristica di questo modulo è che ha il calendario perpetuo fino al 2099, quindi non vi dovete preoccupare che in futuro si possa bloccare il calcolo automatico della data, come avviene invece per i modelli più datati. Allora andiamo a fare l'unboxing, eccolo qua. Quindi apriamo questo contenitore in alluminio. Cosa troviamo al suo interno? Troviamo il manuale del modulo, vedete questo è un manuale di istruzioni, non vi preoccupate perché è in moltissime lingue, in realtà la lingua italiana sono molte meno pagine, e questo è un manuale che va bene non solo per il 3229 ma anche per il 3421 e il 3489, altri moduli che equipaggiano altri modelli di Casio digitali. Andiamo adesso a vedere come si trova all'interno dell'imballo. C'è una schiuma in poliuretano qua espanso, vedete, che impedisce danni durante il trasporto. Quindi togliamo questo nucleo centrale e abbiamo l'orologio contenuto all'interno, vedete la scatola è vuota, all'interno di una plastica. Andiamo ad aprirla, una plastica protettiva semplicissima, eccola qua. Ecco qua, vedete? Allora, questo è il DW5006E. Questo Casio è un classico, non passerà mai di moda, un modello ovviamente acquistato nella versione colorazione completamente nera, quindi uno Ver, ha un cinturino in silicone, vedete, guardate, ecco, molto comodo al polso, l'orologio è leggerissimo, ha una larghezza di 43,6 mm, quindi una larghezza tutto sommato accettabile, non è gigantesco ma non è neanche minuscolo, e lateralmente ha due pulsanti sul lato sinistro, due pulsanti sul lato destro con cui controllerete tutte le funzioni, e il fondello ha la particolarità di indicare le caratteristiche che abbiamo detto prima, quindi abbiamo detto modulo, modello, andiamo a vedere un po' più da vicino, ecco, DW5006E, modulo 3229, Shock Resist ovviamente identifica la linea G-Shock con il suo logo, e vedete è fissato con 4 viti, quindi per la sostituzione della batteria, ovviamente questo essendo un orologio digitale ha una sua batteria, attenzione che non tutti i Casio hanno una batteria al loro interno, ci sono i Casio Tag Solar che sono alimentati dal sole, quindi non dovrete mai cambiare batteria, ma in questo modello classico invece 5006E, abbiamo una batteria che può durare 2-3 anni, dipende dall'uso che se ne fa. Per sostituirla quindi qui abbiamo queste 4 viti che vanno svitate e si sostituisce la batteria molto semplicemente. I primi modelli di G-Shock DW5006E avevano invece il fondello a vite, quindi molto più spesso di questo, vedete questo è lo spessore molto sottile in realtà, molto leggero. Questa è l'etichetta che sta sempre a sbattere e a girare, vedete, identifica le caratteristiche principali, ecco, vedete, non sta mai ferma, ecco qua,
shock resist, ovviamente, resistente a urti, sollecitazioni, 20 bar water resist, quindi 200 metri, cioè resiste. Allora, questa è una classificazione che identifica non tanto la profondità, cioè non è che se andate a 199 metri lui resiste, a 201 si imbarca d'acqua, non è quello, più che altro è una classificazione che identifica cosa potete fare con questo orologio. Con 20 bar di resistenza, che per Casio è un valore, per la linea G-Shock che è standard, ma è un valore elevatissimo, voi potete fare ogni utilizzo possibile in acqua, incluse le immersioni in profondità con bombole, apnea ovviamente, nuoto, eccetera. L'ultima caratteristica, Hell Backlight, significa che, ecco, vediamo dietro di nuovo, caratteristiche, modello, colorazione, modulo. Allora, abbiamo detto, Hell Backlight identifica l'illuminazione del quadrante. Allora, i primi modelli del G-Shock, quelli appunto nati nell'87, ma anche tenuto per diversi anni, avevano una lucina qua, che fioca, che quando voi premevate si illuminava il quadrante. Di notte, in notte buio assoluto vedevate, ma era del tutto una cosa un po', ecco, da usare solo di notte, proprio buio assoluto. Invece in questo caso, vedete, abbiamo questo tipo di illuminazione, un'illuminazione che è assolutamente visibile anche di giorno, colorazione verde molto bella, quindi Hell Backlight identifica questa caratteristica. Ok, quindi abbiamo detto leggerissimo, peso veramente al polso, vedete, guardate, non è gigantesco, è una cosa abbastanza gestibile. Ok, vedete, io ho un polso che non è grandissimo, ecco, al polso abbiamo un orologio che è tranquillamente gestibile, leggero, quindi portabilissimo, e fa sempre la sua figura, essendo un modello ormai che ha fatto la storia di questa linea di orologi robusti e indistruttibili. Ecco, andiamo, allora, le caratteristiche le vedremo poi magari con più dettaglio. Intanto vediamo la schermata principale, ovviamente ora, minuti, secondi, giorno della settimana, mese e data. Allora, ecco, premendo questo pulsante a sinistra, scegliete la modalità allarmi, conto alla rovescia, stopwatch che sarebbe il cronometro, e ritorna nella modalità standard. Benissimo, ecco, abbiamo detto quasi tutto. Ecco, queste 4 viti che vedete, piccoline qua sui lati, servono per sostituire il bracciale qua, il cinturino, e questo orologio si presta al modding in maniera incredibile. Potete cambiare il case, il cinturino, quindi praticamente lo potete trasformare, farlo diventare metallico, farlo diventare di ogni colore possibile. Ecco, io lo preferisco così, ma il modding su questo tipo di orologio è diffusissimo, una pratica diffusissima. Ecco, vedete qua è indicato Illuminator, c'è questa funzionalità appunto di illuminazione dell'intero quadrante, e è riportato nuovamente Water 200 metri Resist. Qua è indicato Shock Resist. Ecco, quindi abbiamo visto un G-Shock, modello che ha fatto la storia dell'orologeria digitale. Penso che debba essere in ogni collezione anche di valore, magari un orologio così, che dopo parliamo anche di prezzi, non costa tanto, ma avendo rappresentato una storia dell'orologeria, una parte della storia dell'orologeria anni 80, anni 90, credo che appunto debba far parte di ogni collezione di orologi, e anche insieme, diciamo, orologi meccanici, orologi di ogni tipo. Non sfigura sicuramente, ovviamente non ha una meccanica interna, ma ha un modulo elettronico, però ecco, è un signor orologio. Quindi se volete iniziare una collezione, magari prima di imbarcarvi in modelli meccanici, questo potrebbe essere un primo acquisto. Ok, lo appoggiamo qua. Andiamo a vedere invece
il modello W218H. Questo modello qua, come vedrete, ha delle caratteristiche molto simili, li confronteremo. La colorazione 1 AVEF per questo modello identifica sempre la colorazione nera. Quindi andiamo a fare l'unboxing. Ecco, vedete? Sempre qui c'è una scatola solo di cartone, naturalmente, essendo un orologio più economico. Aprendo il lato posteriore che contiene sempre referenza, colorazione, modulo, in questo caso abbiamo un 3224, quindi l'abbiamo nel G-Shock 3229 e 3224, differenze minime. Andiamo a vedere. Eccolo qua. Quindi all'interno dall'altro lato, dicevamo, c'è il manuale del modello, del modulo 3224, eccolo qua. Sta nella parte posteriore. Togliamo sempre la spugna interna espansa di protezione, solita bustina di plastica. Allora, ok, guardate questo modello. Questo modello, paragoniamolo al G-Shock, guarda, facciamo subito un paragone. Ecco qua. Guardate a livello dimensionale. Ok? Guardate, qua, allora qui abbiamo G-Shock 4 pulsanti, qua ne abbiamo 3, ok? È un modulo diverso ovviamente che si operato con 3 pulsanti. Guardate però l'aspetto in generale dell'orologio, lo apriamo il bracciale, eccolo qua. La fibbia è in plastica, non è in acciaio, è in plastica, vedete qua invece abbiamo una fibbia in acciaio, ovviamente molto più robusta, ecco le due fibbie. E questo orologio ha una resistenza all'acqua di 50 metri, quindi abbiamo detto 5 bar, abbiamo allora 200 metri o 20 bar il G-Shock, 50 metri 5 bar il W218H. Allora, qui che vuol dire? Qui vuol dire che con questo orologio qua, con il W218H, non possiamo andare a fare immersioni, non possiamo andare a fare neanche snorkeling di un certo impegno, magari andare 4-5 metri di profondità, no, con questo qua no. Però 5 bar, comunque 50 metri, è possibile andare in piscina, fare una nuotata a fior d'acqua tranquillamente, senza rischiare, avere grossi rischi che l'acqua possa entrare all'interno. Anche qua abbiamo ora, minuti, secondi, data della settimana, giorno della settimana, eccolo qua, e qua abbiamo la data. Allora, guardiamo questi orologi, vediamo, vedete? Sembrano veramente molto simili, a parte la, ovviamente, costruzione, tenendoli in mano. Questo è un pochino più leggero, però dà sempre l'idea di robustezza. Anche questo qua ha un'illuminazione di tipo elettroluminescente, vedete? Certo non è comparabile al G-Shock, ma vedete? Sempre molto visibile, una colorazione diversa, arancione, molto bella. Andiamo a vedere i fondelli. Fondelli, G-Shock l'abbiamo visto prima, Casio, vedete? La sigla WR Water Resistant, il modulo, vedete qua il modulo, 3224, e il modello W218H. Ok? Ok. Anche qua 4 viti, quindi identica procedura di smontaggio del fondello per la sostituzione della batteria. Questa batteria è data per durare molto di più. C'è chi dice possa durare anche
8-10 anni, ma dopo dipende dall'utilizzo che se ne fa. E togliamo la pellicola per, ecco, vederlo un pochino meglio. Allora, andiamo a vedere i display. I display nel W218H è a filo, quindi soggetto a rigature, vedete? È a filo. Nel G-Shock ovviamente è protetto dai bordi tutto intorno, quindi è molto più protetto, cosa che non è qua. Allora, qua per questo orologio si trovano in commercio le bull bar. Le bull bar che sono delle semplicissime astine di acciaio che circondano la parte superiore qua del display, si agganciano dietro qua e permettono di avere un orologio comunque a prova di impatto, cosa che non lo è adesso. Vedete, adesso il display qua è proprio a filo. Se voi toccate un muro, toccate qualsiasi cosa, è uno spigolo e lui va a subire un danneggiamento. Qua invece abbiamo, vedete, il display protetto dal bordo che è sollevato, quindi essendo un G-Shock ovviamente ha questa caratteristica. Ok, abbiamo visto questi due orologi. Ora andiamo a parlare di cosa li accomuna, quindi diciamo un design generale, una consistenza abbastanza simile, la qualità dei cinturini è molto simile. Non dà l'idea il W218H di essere un modello di molto inferiore, però naturalmente con questo orologio non potete fare quello che potete fare con il G-Shock. Quindi se il G-Shock vi serve per fare, soprattutto in acqua, ma anche attività abbastanza estreme, è da preferire. Però attenzione, parliamo di prezzi. G-Shock siamo sui 190, 110, dipende dalle offerte, può andare anche sotto i 90, dipende dalle offerte, comunque è una spesa ragionevole per un orologio di questo livello. E questo l'ho acquistato presso lo shop ufficiale Casio online, mi è arrivato con UPS, quindi mi è partito dalla parte nord della Germania, confine con la Danimarca. In 2 giorni mi è arrivato, acquistato su appunto il Casio Shop. Se vi registrate avete 10 euro di sconto, quindi ovviamente usateli se vi registrate al Casio Shop. Ok. Quest'altro modello invece, il W18H, l'ho acquistato su Amazon, venduto e spedito da Amazon. Questo perché? Allora, questi orologi sono soggetti alla contraffazione, ok? Per avere la certezza di acquistare orologi originali, visto che i modelli contraffatti sono veramente molto molto simili, io vi consiglio di acquistarlo o presso lo shop ufficiale Casio online, trovate, basta che cercate, fate una ricerca shop Casio, oppure su Amazon, ma con un modello come questo venduto e spedito da Amazon. Così avete la certezza che verrà inviato un modello originale. Ci sono anche dei venditori terzi su Amazon, affidabilissimi, quindi non è detto che i venditori terzi, anzi ce ne sono molti anche molto affidabili, quindi potete provare anche da venditori affidabili, con la stessa quasi certezza di ricevere un modello originale. Ma venduto e spedito da Amazon, state sicuri che il modello è originale. Okay? Quindi le contraffazioni qui noi non le accettiamo in nessuna maniera. Okay? Allora, un'altra cosa è il prezzo. Il W18H è un modello che viene 29,90 euro, 30 euro. Quindi abbiamo un terzo sì, del prezzo del G-Shock per un modello che fa la sua figura al polso, guardate, molto bello, molto molto bello al polso, che vi accompagnerà anche questo per anni, robusto, indistruttibile. Andiamo a vedere le funzioni, sempre alarm, cronometro, poi c'è la regolazione, vedete,
cronometro, stopwatch, stopwatch e la regolazione. Qui non c'è il conto alla rovescia, ma è un dettaglio del tutto trascurabile, cosa che invece è presente nel G-Shock, cioè il timer, vedete, guardate, allarmi, quindi allarmi, ecco qua c'è il timer, ok, e qua c'è, che non c'è qua, e c'è lo stopwatch in entrambi. Qua vedete, potete continuare a vedere l'ora, mentre il cronometro è in funzione nello G-Shock, l'ora vi viene mantenuta in vista, cosa importantissima, perché sennò altrimenti come faccio a sapere quali sono? Ovviamente in questo modulo più semplice non è possibile. Andiamo a vedere, ecco, torniamo alla visualizzazione base, eccola qua. Quindi abbiamo detto che un terzo del costo del G-Shock abbiamo un modello che potete usare anche in maniera diciamo più sbarazzina, ecco, si rompe, non importa, avrò buttato 30 euro. Tra l'altro 30 euro è il prezzo, di solito si spende anche meno, cioè ci sono degli sconti, si riesce a spendere anche meno, quindi il prezzo, lo street price, cioè il prezzo che lo trovate può essere anche 26, 25, arrivare anche a 20 euro. Quindi con 20 euro voi prendete un orologio W218H, mettiamoli qua così avete le referenze, ecco, ben precise, vedete? Andiamo a zoomare, eccoli qua, i due modelli, eccoli. Quindi io spero che questo confronto vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto datemi un like al video e iscrivetevi al canale sperando appunto di coinvolgervi anche nei prossimi video con dei confronti interessanti. E vediamo se vi ho detto tutto, mi sembra di sì. Ok, io vi dico una cosa. Iniziate una collezione di orologi digitali da questi due modelli che sono impareggiabili, G-Shock a sinistra come abbiamo sempre tenuto, W218H a destra. Non ve ne pentirete, avete due modelli che potete indossare in qualsiasi occasione. Questo è disponibile in colorazione verde militare per la parte del case, bracciale sempre nero, particolare verde militare, cioè in un rosso molto acceso, quindi con la cassa in un rosso molto acceso, bracciale sempre nero, quindi ha diverse colorazioni, cercatele. Voi quando fate una ricerca non cercate con l'intera, eccola qua, l'intera referenza, voi cercate solamente W218H e vedrete tutte le varie varianti di colore, ok? Vi ho detto dove acquistarlo, con sicurezza, prezzi accessibilissimi, fatemi sapere anche nei commenti cosa ne pensate, e un saluto, ripeto, like al video e iscrivetevi al canale. Questo è il mio primo video, mi date sicuramente un grosso input per andare avanti. Grazie a tutti, buona serata, ciao!